Ciao a tutti! Molte persone in giro mi chiedono: caspita, ma come fai a armare una vela coi camber in così poco tempo? Piuttosto che ho un amico che ci prova ma non ci riesce, ogni volta tribola coi camber e poi io sono molto più veloce con la mia vela freeride. Ad armare la vela, poi non in acqua. Vabbè, oggi vorrei cercare di vedere con voi un attimo come approcciare l'armo di una vela con 4 camber o anche 5 in poco tempo. Allora, prima di iniziare noi dobbiamo sempre avere tutto quanto il nostro set a portata di mano. Se dimentichiamo qualcosa in macchina ci metteremo sempre troppo tempo. Quindi la borsa con dentro le prolunghe, i piedini, tutto quanto pronta, il trapezzo per entrare in acqua, la tavola, la vela, l'albero e il boma. Abbiamo tutto. Possiamo iniziare. Possiamo iniziare, però oggi lo vedete anche voi, è una bellissima giornata di sole. E il vento sta arrivando. Quando c'è il sole una cosa è veramente importante: fare attenzione all'albero. Se c'è poco vento, oppure se c'è vento però il sole è veramente forte e noi siamo in una zona riparata, come questa qui è una zona riparata dal vento, l'albero, se lo mettiamo sotto tensione, è probabile che scoppi. Non è certo, ma è probabile. Anch'io ne ho rotti un po' nella mia vita. Quindi quello che consiglio sempre è far fare un tuffo in acqua all'albero e magari anche alla vela. Una volta che l'albero è bagnato resisterà più tempo sotto il sole perché non si surriscalderà. Perfetto, abbiamo l'albero, facciamo attenzione a non sbatterlo per terra. Se per caso urta su un sasso, il sasso potrebbe creare una microcrepa. Evitiamo di farli cadere gli alberi, è una regola che vale sempre. Però sugli alberi race prestateci attenzione. Per semplicità incominciamo a infilare il top. Il top, ricordiamoci, va sempre sopra le stecche e sopra i camber. Prendiamo il bottom e facciamo attenzione che le due parti non si stacchino e che non ci sia sabbia di mezzo. Ora una parte che quando si inizia viene sempre male al cuore, ossia stropicciare la vela, stropicciare la vela, stropicciare la vela. Mettetevi il cuore in pace, è obbligatorio. Un check importantissimo è che l'albero sia infilato dentro al maschio qua sopra in penna. Se non lo fate, il rischio che l'albero sfondi ed esca è molto probabile, anzi certo. Prendiamo la prolunga. Cerchiamo di fare i giri senza che si sovrappongano le corde. Dai, ci riusciamo tutti, no? Perfetto. Adesso bisogna cominciare a cazzare il caricabasso. Molti utilizzano il gancio del trapezio. Io forse sarò l'unico, però ve lo consiglio, evitatelo, evitatelo, evitatelo. Il trapezio è quella cosa che vi tiene agganciata alla vela quando siete a 30 nodi di velocità. Se qui si rompe è un problema. C'è un po' troppa tensione, secondo me. Poi voi fate come volete. Io utilizzo sempre una seconda prolunga. Facciamo un giro intorno alla prolunga, incrociamo un altro giro e passa sotto. Eccolo qua. Questo è un nodo molto valido. Adesso vediamo perché è valido. Innanzitutto perché io lo blocco sempre in questa maniera, possiamo cazzare e poi recuperare cima molto velocemente per poi cazzare ancora. Secondo motivo, si scioglie istantaneamente.
Questo è sempre un punto molto difficile per ogni armo di vela. Bisogna trovare esattamente quant'è la tensione da dare affinché noi riusciamo a mettere i camber senza l'utilizzo del boma. Solitamente la prima giornata ci si impiega sempre intorno ai 40 minuti a trovare la giusta tensione qua sotto. Quello che vi faccio vedere adesso è dove io ho trovato la giusta tensione su questa vela qua. Io cazzo il caricabasso fino a quando non scompare l'albero dietro la vela. Come vedete qua l'albero non è più nella parte bianca, ma è scomparso dietro. Ma è scomparso. Una mano sull'albero, l'altra spinge dentro. Una volta fatti i due camber centrali, passiamo a quelli laterali. Possiamo già chiudere. Adesso che abbiamo cazzato l'albero fino alla tensione corretta, e questo dovrete trovarlo voi sulla vostra vela qual è la tensione corretta, possiamo mettere i camber. Quindi sempre i primi due centrali, mano sinistra all'albero, mano destra che spinge col palmo sul camber, dentro il primo. Cambiamo, mano destra sull'albero, mano sinistra col palmo sul camber, spingiamo e sono fatti i due centrali. Adesso facciamo i due laterali. Con la mano spingiamo o con la punta o con il palmo dentro tra il camber e la stecca, e col ginocchio spingiamo sul camber. Camber inserito. L'ultimo camber è sempre quello più facile, sempre punta della mano e il palmo che lo spinge dentro, oppure il ginocchio, insomma come preferite. Vedrete che questo è sempre quello più facile. Ora non ci resta che cazzare il caricabasso fino alla tensione che vogliamo, senza mettere il boma. Una vela da race è una vela che richiede tanta tensione di caricabasso, ok? Fino a un certo punto noi riusciamo a cazzarla facilmente, così. Dopodiché diventa molto più forte la tensione. Quindi i casi sono due: o utilizzate il cricchetto oppure lo fate a mano, ma dovete salvare la vostra schiena. Per poter salvare la vostra schiena dovete metterla piatta sul terreno e spingere con il ginocchio, ok? Quindi in questo caso accorciamo un po' e poi spingiamo, accorciamo e spingiamo. In questo modo la gamba fa il lavoro di tensione e la nostra schiena è salva. A questo punto voi sapete esattamente la tensione di caricabasso perché l'avete già applicata. Dovete mettere quindi il boma all'altezza che già sapete è quella corretta. Questo tack strap, così si chiama, è fondamentale per chiudere il profilo nella parte bassa della vela. Adesso vediamo come. Il mio suggerimento è quello di dare più tensione possibile in questa zona. Infatti, più si tira la tack strap, più questa parte della vela acquisisce grasso. Così è molto grassa. Così è mollandola, quindi molle, qua è molto piatta, cazzando si chiude, e questa dà possibilità soprattutto di accelerare mantenendo costante il punto in cui la vela tira, quindi il baricentro, che rimane molto avanzato.
Ora non ci resta che utilizzare l'occhiello giusto. Io 9 volte su 10 utilizzo l'occhiello basso, oppure inserisco la cima di bugna in tutti e due gli occhielli. Comunque 9 volte su 10 quello basso. L'occhiello alto permette di avere più pressione, avere più potenza nella vela. Personalmente utilizzo un solo giro di rinvio e non due. In questa maniera, quando mollo o quando cazzo, quindi quando lasco o quando cazzo, io ho una risposta diretta della vela e il cazzo e il lasco è immediato. Qualcuno di voi crederà che i rinvii sono poco importanti, che basta utilizzare una sola tensione di bugna che va bene sempre, o magari regolandola prima dell'uscita. Secondo me su queste vele è fondamentale avere un sistema di rinvii come questo, che è clamp clit, o un altro sistema. Ora non vi resta che entrare in acqua e divertirvi.